Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, buona domenica ovviamente. Prima di cominciare ad andare a vedere cosa sta succedendo in casa Napoli per quanto riguarda la probabile formazione che potrebbe partire titolare domani sera contro l'Udinese, mi rifaccio diciamo a un gergo di calcetto del lunedì sera. A Param per domani, arriviamo a 10, riusciamo a completare un 11 titolare perché la situazione tanto rosea non è a livello di affaticamenti, infortuni indisponibili. E c'è una notizia che mi fa incazzare non poco perché delinea il non aver capito ancora chi sia in panchina, caratteristiche tecniche, chi si potrebbe schierare. Siamo a maggio, ma ancora ci abbiamo capito ben poco. Ovviamente, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e cronologicamente ci sarà appunto la trafila di caricamenti sul canale che non vi perdete e un bel like a questo video che a me non dispiace nemmeno all'algoritmo dispiace se vi piace il contenuto, un bel like che non guasta mai. Partiamo perché le notizie per quanto riguarda gli affaticamenti e gli indisponibili sono tante e andiamo a stilare un attimo una probabile formazione prima di arrivare alla notizia che poi mi fa incazzare dal punto di vista gestionale della situazione Napoli. Allora, Kvaratskhelia, risentimento alla coscia sinistra, possibilità di recupero vicine allo zero, addio rimpatriata con l'Udinese. Fuori Kvaratskhelia, anche Zielinski a combattere con la lesione al polpaccio sinistro, chi lo sa se riuscirà a salutare Napoli nell'ultima partita contro il Lecce, ma lo vedremo. Juan Jesus e Politano, personalizzato in campo e oggi si capirà se riusciranno a stringere i denti per partire. Gollini, metà della seduta in gruppo e metà personalizzato per finire. Raspadori non è al meglio della condizione. Quindi Politano, Raspadori, Gollini, Kvaratskhelia, Zielinski. La probabile formazione dovrebbe essere questa: Meret di Lorenzo, Rachmani, Ostigard nel caso Juan Jesus, a quanto abbiamo letto, non stringa i denti e lo si schieri. Olivera preferito a Mario Rui, Anghissà, Lobotka e Caiusti in mediana, a parte Zielinski non ci sono infortuni. Politano se dovesse farcela, Osimhen, Ngong a sinistra, quindi Lindstrom non c'è, Traoré nemmeno e gli è stato preferito appunto il nuovo acquisto di gennaio da schierare a sinistra al posto di Quara ed ecco che a me la cosa fa incazzare e non poco. Hai Politano in queste condizioni precarie, Gong a destra, a sinistra hai il danese, ma perché non lo schieriamo? E ci arriviamo perché è una notizia che mi fa incazzare tantissimo per quanto riguarda poi il futuro del Napoli, perché non ci hanno capito niente. Su questo acquisto non hanno capito un bel niente, almeno per quel che mi riguarda. Allora, non vale lo stesso per Jesper Lindstrom, giocatore più pagato della scorsa sessione estiva, non è riuscito ad imporsi con nessuno dei tre allenatori passati per Castelvolturno quest'anno e in nessuna delle posizioni in cui è stato usato a destra, a sinistra o a centrocampo, o lo ha fatto non imponendosi oppure gli allenatori gli hanno preferito altri profili, spesso anche adattati. Ora ad Udine potrebbe arrivare l'ultimissima chiamata di stagione per Lindstrom. Allora, piccola premessa, Lindstrom è stato schierato quando 3 minuti, quando 5 minuti, quando un quarto d'ora, quando al massimo, non credo che abbia fatto più di 20 minuti nelle poche apparizioni quando è subentrato dalla panchina, una volta a sinistra, una volta a destra, una volta come mezzala a centrocampo. Capite che un calciatore del genere, tecnicamente molto valido, a mio avviso, è difficile che ci capisca qualcosa poi in una gestione così, quindi senza andarcela a prendere col calciatore che non ha dimostrato. Non ci sono stati i presupposti per dimostrare un bel niente. Ce n'era uno, anzi due, sulla faccia della terra che forse li mettevi in campo un quarto d'ora e ti cambiavano la partita. Uno è il signore qui dietro e secondo è Luis Nazario da Lima, il numero 9 più forte al mondo mai esistito, per quel che mi riguarda. Il resto avrebbero avuto bisogno tutti quanti di una mezz'oretta per ambientarsi, vedere l'avversario, eccetera, eccetera, per dare poi una svolta o il proprio contributo alla partita. Diciamo, piccolo pensiero. Complici tanti infortuni, anche con Politano e Raspadori non al top, oltre all'assenza di Kvaratskhelia, l'ex Eintracht
potrebbe partire dal primo minuto che sia a sinistra o a destra con Gong su uno dei due versanti. Per Lindstrom sarebbe appunto l'occasione finale, ad oggi non ci sono certezze sul suo domani. Avesse un'occasione di piazzarlo e recuperare i soldi, ADL non ci penserebbe due volte. Erroraccio madornale fare cassa con Lindstrom in questa sessione di mercato, poi vedremo il Napoli, il Napoli cosa farà, perché quando abbiamo preso Lindstrom ragazzi, per caratteristiche, no, verrò, non lo so se verrò diciamo insultato per questo e questa mia considerazione. Lindstrom per caratteristiche non è molto lontano da Quara sicuramente superiore, assolutamente, però è stato messo comunque in condizione di poter esternare il suo talento. A Lindstrom le condizioni sono sempre state avverse quest'anno, cambi di allenatori, ruolo non definito. Gli si è preferito addirittura Raspadori, è venuto Ngong e gli si preferisce Ngong, Traoré addirittura gli è passato davanti nelle gerarchie, quindi rendetevi conto nella mente di un calciatore cosa può scattare, e non credo, e sono quasi sicuro di questo, non è per limiti tecnici, è per diciamo non aver letto come si deve la situazione e le caratteristiche tecniche che ha in panchina, secondo me, perché uno che ha fatto le fortune dell'Eintracht, comunque profilo europeo, tante partite anche nelle coppe, non credo che sia diventato un brocco da un giorno all'altro, quindi bisogna gestirlo diversamente. Poi se il Napoli dovesse far cassa, perché è un calciatore che ha mercato anche dopo un'annata così dove non si è visto, recuperi tranquillamente l'investimento, ma mi auguro che il Napoli non, non lo venda. Torniamo un attimo al pensiero su Quara. Se Quara dovesse andare via nella prossima, non questa, ma l'anno prossimo, gennaio, giugno, comunque, dopo un altro campionato fatto a Napoli, per me, per caratteristiche tecniche, saresti già coperto a sinistra, dando la fascia a Lindstrom o schierandolo come trequartista in un 4-2-3-1, come dicevamo da inizio anno. Ecco che salgono a galla gli equivoci tattici. Un equivoco tattico a Napoli che è stato già ribadito, ci si punterà e non sarà sicuramente un uomo mercato, è Raspadori, anche perché Raspadori per riprendere i soldi che hai speso non credo che arrivino offerte superiori al ventino, quindi se non erro è stato pagato sopra i 30 milioni dal Sassuolo, non voglio andare, vado a memoria, ma non sono certo, comunque una cifra sopra i 30 milioni o 30 milioni secchi, non li riprendi. Però Raspadori resta un equivoco tattico che viene schierato a sinistra quando manca Quara, a destra quando manca Politano, esce Osimhen oppure non hai la punta centrale, Raspadori falso 9, Raspadori dietro la punta, lo metti in campo negli arrembaggi che sei sotto e dici vabbè mo metto a Raspadori, quattro punte e non si capisce niente, quindi bisogna capire tatticamente dove andare anche per piazzare qualche colpo sul mercato, perché poi se piazzi un ennesimo colpo sul mercato alla Lindstrom a livello monetario e poi l'anno prossimo devi ritrovarti con l'acquisto fatto che diventa un equivoco tattico, gli si preferisce Raspadori o al limite chi arriverà dopo di lui, non andiamo da nessuna parte. Lindstrom deve restare a Napoli. Lindstrom deve partire titolare contro l'Udinese. Poi che Lindstrom non ti faccia la partita della vita o non ti faccia la differenza contro l'Udinese è una cosa da tenere in conto. Non puoi pretendere di schierare un calciatore così all'improvviso. Dici, ma io mo ci punto le ultime 4 di campionato. Se non è stato in fiducia per 8 mesi, certamente non è che scocca così eravate Maradona, l'ho detto prima. Sono pochissimi i calciatori che li metti in campo dove e come non importa, non importano nemmeno chi hanno intorno come compagni e ti fanno la differenza. Quindi mettiamolo in condizione, facciamolo giocare, ma non diamogli comunque il peso di una partita che poi può andare male per quanto riguarda il calciatore stesso, così come abbiamo fatto nel colpo di testa che si è mangiato Lindstrom, la ricorderete tutti quanti la partita in Champions, si mangia comunque quel colpo di testa
se non erro era la Champions o era la Supercoppa, adesso andare a memoria, comunque la ricorderete tutti quanti, la partita dove Lindstrom si mangia quel colpo di testa davanti alla porta, e il colpo di testa però non è il suo colpo migliore, quindi delle attenuanti anche lì le potevamo trovare, io le trovai comunque nel video nell'immediato post partita. Auguriamoci che, mi auguro che la formazione sia Meret, Di Lorenzo, anzi la mia Meret, Mazzocchi non lo so se sta bene ed è schierabile, perché comunque ne usciranno di indisponibili credo da qui a domani, ci auguriamo di no, ma ne uscirà qualcun altro. Mazzocchi, Rachmani, Ostigard, Olivera, Mario Rui, il dualismo lo vede l'allenatore, gli preferisce Olivera a Mario Rui, vedremo. Comunque schiererei Mazzocchi per far rifiatare anche un tantino il capitano. Anch'issa Lobotka, Caiust mi sta anche bene come mediana obbligata. Gong, Osimhen, Lindstrom. Non ti va bene? Al 45esimo cambio. Molto semplice. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se lo volete vedere in campo Lindstrom, e speriamo di vederlo, ma io credo che si farà di tutto per recuperare qualcuno e metterlo fuori ruolo, come è stato il leitmotiv da inizio anno. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!